Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi e mettere like al video per non perdervi nessun aggiornamento sul mondo delle star. Oggi parliamo di una storia che sta incendiando il web e che vede al centro una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Le voci corrono velocissime, e secondo più di una fonte attendibile, Cemre avrebbe rifiutato una grande serie televisiva proprio nel momento in cui ha scoperto che, per il ruolo maschile, la produzione stava puntando su Gökberk. Il racconto è netto: una telefonata, una proposta milionaria, e poi il brusco cambio di rotta. Mi spiace, ma non posso accettare. Con lui non voglio lavorare. Così avrebbe chiuso la conversazione, tirando giù il sipario su un progetto che molti già sognavano. Da lì in poi, commenti, thread, ricordi tirati fuori dai cassetti. In poche ore il loro nome è diventato argomento unico di discussione. C'è chi sostiene che sia stato uno schiaffo al pubblico, perché nessuno ha dimenticato la loro incredibile alchimia sullo schermo. Quell'intesa fatta di sguardi e pause che si riempivano di significato. E c'è chi invece ha letto il gesto in chiave privata, come una scelta intima, maturata con fatica, lontana dalle luci del set. Un amico di vecchia data, che assicura di aver frequentato entrambi, ha raccontato di giornate tese, repliche rifatte 1000 volte, risate che finivano all'improvviso, e quelle strane e impalpabili distanze che si creano quando nessuno vuole essere il primo a cedere. Capitava, dice, che a fine riprese i due uscissero dallo studio senza nemmeno un saluto, ognuno verso la propria macchina, ognuno con il proprio silenzio. Gökberk, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni dirette. Nessuna conferenza, nessun comunicato. Ha preferito un post, una foto scattata al tramonto con il mare piatto davanti, e una frase che ha fatto rumore più di 1000 interviste. Ci sono porte che si chiudono da sole, e altre che devi richiudere tu per non ripetere 2 volte lo stesso errore. Parole misurate, dal retrogusto amaro, abbastanza chiare da suggerire qualcosa e abbastanza criptiche da non dire davvero nulla. Il pubblico, naturalmente, ha letto tra le righe, e molti hanno collegato quelle parole all'improvviso rifiuto di Cemre. Lei, poi, si è fatta vedere a un evento di moda, elegante e ferma, lo sguardo di chi ha deciso da che parte stare. Quando le hanno chiesto della serie, non ha fatto il giro largo. Sì, mi è arrivata una proposta importante. L'ho declinata perché non voglio forzare una sintonia che non sento autentica. Ho il diritto di scegliere cosa fare e con chi farlo. Ha tenuto a precisare che non c'entrano né calendario né copione, che non è questione di produzione, budget o location, ma di pancia, di cuore e di testa. L'ha definita una decisione emotiva, e così l'ha consegnata al pubblico, senza respingere le domande ma senza concedere appigli. Il risultato? Una spaccatura netta. Da una parte, i complimenti di chi apprezza la sua fermezza, perché difendere la propria serenità non è un capriccio, è una necessità. Dall'altra, la delusione di quanti sognavano di rivederli insieme, magari proprio in quel progetto che, dicono, era stato pensato per accendere la nostalgia. Alcuni critici hanno parlato di un atto di maturità, un gesto che fa bene al mestiere, perché non sempre dire sia sinonimo di professionalità. Non è da tutti avere il coraggio di proteggersi dicendo no, ha scritto un editorialista, abituata a smontare i pettegolezzi e a guardare le scelte con lente fredda. Allo stesso tempo, però, c'è chi ha letto la vicenda come una fuga, non una scelta artistica, ma un passo di lato per evitare di riaprire ferite ancora fresche, di rimettersi alla prova in un campo minato di ricordi. Intanto i fan hanno rimesso mano agli archivi. Hanno ripescato vecchie clip dal dietro le quinte, quelle in cui l'aria parla più delle parole. In una si vede Gökberk scherzare con il gruppo, mentre Cemre, appena la camera indugia su di lei, fa un mezzo sorriso e si volta, come se quella leggerezza in quel momento pesasse. Per molti è la prova che qualcosa, lontano dai riflettori, si fosse incrinato. Non una lite plateale, non la scena madre, ma quella sottile dissonanza che nasce quando due persone non stanno più nella stessa musica. Eppure, all'epoca, nessuno avrebbe scommesso su un addio. Tutto sembrava pronto per un ritorno in grande stile. Già, perché dietro il sipario, la macchina era in moto. La produzione aveva in cantiere un progetto battezzato Sonsuza K e Yeni Dendu, un titolo che da solo era una promessa. Un'operazione di cuore e memoria, costruita sulla potenza della loro storia televisiva.
riunirli, rimetterli al centro, intrecciare il passato con il presente e dare al pubblico ciò che chiedeva da anni. Sapere che Cemre ha detto no proprio a quel progetto ha reso tutto più denso, più significativo, quasi un atto simbolico. Come se avesse voluto blindare un confine, disegnare una linea chiara sulla sabbia e dire, fino a qui. Un ex sceneggiatore, che ha lavorato con loro in tempi meno turbolenti, ha lasciato filtrare un'indiscrezione. Non si trattava solo di divergenze sul set, di scelte registiche o dialoghi da limare. C'era un filo emotivo potente, un legame più alto dei contratti che, quando non viene ricambiato allo stesso modo o quando si teme di non poterlo più gestire, diventa un labirinto. A quel punto, la distanza si crea da sola. I fan si sono divisi anche su questo. C'è chi giura che sia stato Gökberk a defilarsi, stanco di una tensione che non sapeva più decifrare, e chi, al contrario, sostiene che sia stata Cemre a mettere un punto a qualcosa di molto personale, prima ancora che professionale. Come se non bastasse, negli ultimi giorni Gökberk ha pubblicato un'altra frase che ha rimesso benzina sul fuoco. Non tutte le repliche meritano il palco. Alcune richiedono solo silenzio. Così, senza tag né nomi, con quella freddezza elegante che lo contraddistingue. Il messaggio è stato interpretato in 1000 modi. Qualcuno l'ha letto come un invito a smettere di alimentare il gossip, altri ci hanno visto un rimprovero velato. Altri ancora la conferma che, tra i due, la comunicazione ormai passa solo attraverso frecce a distanza. Ed è in questo clima sospeso che la produzione, messa alle strette dalla tabella di marcia, ha iniziato a cercare una nuova protagonista femminile. Si fanno i nomi di Demet Oshemir e Chuba Bay Austin, nomi pesanti, scelte che potrebbero cambiare il profilo della serie e portarla su strade inaspettate. Cemre, intanto, continua a mostrarsi senza scosse, presente ma non invadente, come se avesse stabilito una routine di protezione. Alla serata di beneficenza di ieri, il suo abito ha fatto impazzire i fotografi, ma sono state le parole a fare il giro dei social. Alla domanda su Gökberk ha risposto con calma, guardando dritto davanti a sé, la mia energia non serve ad alimentare drammi che non mi appartengono. È una frase che è risuonata come una dichiarazione di intenti, una linea guida. Non ha attaccato, non si è difesa. Semplicemente, ha scelto di non stare dove la sua pace non è garantita. Molti l'hanno applaudita per la dignità con cui tiene la rotta. Altri, inevitabilmente, hanno sentito una fitta. Davvero la loro storia, qualunque cosa sia stata, si è chiusa così, con nessuna porta socchiusa? E allora eccoci qui, in mezzo a un pubblico spaccato a metà. C'è chi spera ancora in un riavvicinamento, non solo sul set ma nella vita, perché certi incastri dicono capitano una volta sola. E c'è chi invece pensa che sia giusto così, che due carriere così forti meritino binari separati, senza il rischio di inciampare nei rimpianti. La verità, forse, sta nel mezzo. Perché ciò che succede dietro il vetro opaco dei camerini non lo sappiamo davvero, e la sola cosa che ci resta è ascoltare le loro scelte, leggere il non detto, e aspettare i prossimi passi. È la fine del duo più magnetico della televisione turca recente o solo un respiro prima di un ritorno che avremmo giurato impossibile? Gökberk, YLDRM e Cemre Arda hanno preso strade diverse per proteggersi o stanno preparando una nuova forma di incontro, più adulta, più consapevole, lontana dalle luci assassine? Diteci che cosa ne pensate. Ha fatto bene Cemre a rifiutare un progetto tanto grande pur di non forzare un'intesa che non sente più? Vorreste rivederli fianco a fianco, o credete che ora sia davvero il momento di voltare pagina? Scrivetelo nei commenti e restate connessi, perché qui su Stelle Turche Rivelate vi terremo aggiornati su ogni sviluppo, su ogni post, su ogni sguardo che potrebbe raccontare più di 1000 parole. Nel frattempo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. La storia non è finita finché lo decidono loro, e noi saremo qui, pronti a raccontarvela, passo dopo passo, con la stessa passione che avete voi quando vedete due stelle incrociare le proprie orbite.